Ciao a tutti appassionati e meccanici e bentornati su Meccanicando. Oggi affrontiamo un problema che rovina l'estetica di tante auto, ma soprattutto compromette la nostra sicurezza alla guida, i fari opacizzati. Quanti di voi hanno una macchina datata, come quella qui nel video, una Fiat Punto 1300 Multijet, con i fari che sono ingialliti, chiaramente dal sole e dalle intemperie? Oggi vi mostro il metodo professionale che può utilizzare chiunque. Chiaramente con un po' di attenzione può replicare a casa per avere subito un risultato spettacolare e duraturo. Pronti a dare nuova vita ai vostri fari? Allora partiamo subito. La prima cosa da fare è proteggere la carrozzeria. Prendete del nastro adesivo di carta e coprite con precisione tutta la zona intorno ai fari. Questo è un passaggio fondamentale per non danneggiare la vernice durante la fase successiva. Vi siete mai chiesti perché i fari si opacizzano? La plastica dei fari moderni è in policarbonato, un materiale resistente ma che col tempo, a causa dei raggi ultravioletti del sole e dell'usura, perde la sua protezione superficiale, diventando giallo e opaco. La nostra levigatura serve proprio a rimuovere questo strato rovinato per esporre la plastica ancora sana che è sottostante. Ora passiamo al cuore del lavoro, la carteggiatura. Useremo una levigatrice orbitale per velocizzare il processo e ottenere una superficie uniforme. L'operazione si svolge in 4 fasi, con grane progressive. Partiamo con la 340 per rimuovere lo strato ingiallito e rovinato. Poi passiamo alla 400 che elimina i segni della grana precedente. La terza passata è la 430 e per finire levighiamo con la 500. L'obiettivo è avere un varo completamente opaco, ma liscio al tatto. Non preoccupatevi se sembra che ci sia un peggioramento, ma il bello deve ancora arrivare. In questo caso l'operatore utilizza solo diciamo, delle carte abrasive senza utilizzare acqua, però è consigliabile per chi vuole utilizzare acqua durante la carteggiatura per ridurre l'attrito ed evitare il surriscaldamento e quindi ridurre il rischio di graffi profondi. Un'altra cosa che va detto è che bisogna seguire movimenti circolari e delicati durante la carteggiatura per evitare di creare solchi e graffi. E inoltre è importante pulire accuratamente la superficie dopo ogni passaggio di carteggiatura per rimuovere i residui di materiale. Inoltre va detto che la costruzione dei fari possono essere di materiali diversi. Per esempio, se abbiamo un plexiglass estruso, diciamo che è più sensibile al calore e alla pressione durante la levigatura e la lucidatura e quindi può sciogliersi facilmente causando bordi appiccicosi. Se invece siamo in presenza di plexiglass colato, in questo caso il materiale è più stabile durante la lavorazione ed è ideale per tecniche avanzate come la lucidatura a fiamma, che comunque in questo caso, in questo video non faremo vedere. Ricordiamo che l'operazione si svolge in 4 fasi, con grane progressive. Noi partiamo con la 340 per rimuovere lo strato ingiallito, poi passiamo alla 400, poi alla 430 e per finire levighiamo con la 500. Come vi dicevo prima, l'obiettivo è quello di avere un faro completamente opaco, ma liscio però al tatto. Quindi non preoccupatevi, so che sembra un peggioramento, ma come vi dicevo prima, il bello deve ancora arrivare e vedrete la trasformazione.
Dopo aver carteggiato, spostiamo la vettura in un'area pulita. Ora dobbiamo proteggerla completamente. Quindi cosa facciamo? Utilizziamo dei fogli di giornale e del nastro adesivo per incartare tutta la parte anteriore, lasciando scoperti chiaramente solo i fari. Nel frattempo prepariamo la vernice. Utilizzeremo un trasparente bicomponente, ma perché utilizzare proprio un trasparente bicomponente? Perché a differenza dei kit lucidanti che offrono una soluzione temporanea, questo tipo di vernice crea una vera e propria barriera protettiva chimica, che è molto più resistente. Infatti, la miscela di trasparente insieme all'indurente e il diluente è fondamentale. L'indurente fa sì che la vernice si catalizzi e si solidifichi, rendendola così estremamente durevole. È lo stesso processo che viene utilizzato per verniciare le carrozzerie delle auto. Come potete vedere, questo è il trasparente, questo è l'indurente, che insieme al diluente vengono miscelati prima di inserirlo nel serbatoio posto sopra la pistola. Prima di applicare la vernice mediante aria compressa ci assicuriamo che non ci siano residui di sporcizia sopra i due fari. Ora che abbiamo preparato la vernice siamo pronti a spruzzare. Ecco, siamo pronti. Proviamo la pistola. E allora, guardate l'effetto già dopo la prima spruzzata. È sconvolgente. I fari tornano immediatamente trasparenti. Ora serviranno 5 minuti di attesa per la seconda passata. Come dicevamo, dopo circa 5 minuti di attesa, diamo una seconda passata per ottenere una finitura perfetta e uno spessore che resisterà nel tempo. L'effetto è semplicemente eccezionale. Quindi una volta applicata la seconda mano non ci resta che far asciugare completamente la vernice. Lasciate l'auto in una zona protetta e dopo qualche ora i fari saranno completamente induriti e pronti. Il risultato non è solo estetico. Avere fari perfettamente trasparenti significa anche una migliore visibilità notturna e una maggiore sicurezza per voi e per gli altri. È un piccolo investimento di tempo e denaro che fa una grande differenza. Come potete vedere, il risultato finale è incredibile. Spero che questo video vi sia stato utile e che vi abbia convinto a provare a farlo anche voi. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale Meccanicando e attivate la campanella per non perdervi i prossimi video. Fatemi sempre sapere nei commenti cosa ne pensate di questo metodo. Alla prossima!